Ciao a tutti e ben ritrovati dai Bataquers. Ci eravamo lasciati quindi con la prima storia, la storia di Aldo Casotti, il Monello, che all'età di 15 anni, quindi dopo l'8 di settembre del 1943, da Genova Nervi era arrivato a Brallo di Pregola, in montagna. Brallo di Pregola si trova oltre quelle colline e si era unito quindi ai partigiani della brigata garibaldina della Capettini, ovvero i partigiani di Varzi, e vi abbiamo portato oggi dove purtroppo cadde il Monello nella prima grande battaglia, nel primo grande conflitto a campo aperto tra i partigiani e le truppe nazifascisti, ovvero la battaglia dell'Aronchio. Qua potete vedere quindi il torrente Aronchio e questo fu così il palcoscenico della battaglia. Oltre quella collina potete anche scorgere il campanile di Montemartino. I partigiani quindi scesero giù da Montemartino, furono anche aiutati dai contadini stessi che imbracciarono i loro fucili da caccia e si unirono ai partigiani. Fu una sconfitta grave per le truppe nazifascisti e la loro risposta non tardò ad arrivare. Come? Con i rastrellamenti. Noi ci eravamo lasciati quindi dicendo che avremmo parlato di Luchino d'Alverme, il comandante Maino, che diventò comandante di una brigata garibaldina che portò il nome di Aldo Casotti. Ma oggi cerchiamo di proseguire il nostro percorso scendendo giù a valle, oltre quelle case, dove troveremo Varzi. A Varzi c'era quindi il presidio della Sicherai, la polizia fascista agli ordini del colonnello Felice Fiorentini, e come dicevo prima la loro risposta fu quindi quella di rastrellare i paesi vicini. Adesso quindi vi porteremo in una piccola frazioncina vicino a Varzi, che si trova lungo la strada che poi porta Fabbrica Curone, perché vi racconteremo la storia del rastrellamento di Nivione. Ben ritrovati, vi abbiamo quindi portati a Nivione, dove ci fu quindi il rastrellamento, la risposta dei nazifascisti dopo la sconfitta della battaglia dell'Aronchio. Ma vediamo le date. Abbiamo detto che la battaglia dell'Aronchio si svolse a fine luglio 1944, il 24 e il 25 di luglio. La risposta quindi nazifascista non tardò ad arrivare. Siamo quindi nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1944. Al comando della Sicherai arriva una soffiata al colonnello Felice Fiorentini. Gli viene riferito che 6 partigiani stanno dormendo a Nivione. Eccolo qua Nivione. Potete vedere le caratteristiche del paese, che si trova appunto ai piedi del bosco, e qua avevano trovato riparo 6 partigiani. Di questi 6 partigiani noi conosciamo 3 nomi: il partigiano Ombre, il partigiano Sceriffo e il partigiano Tripoli. Gli arriva quindi questa soffiata a Fiorentini e alle 4:30 di mattina dell'8 agosto 1944, 80 camicie nere quindi partono da Varzi con l'obiettivo di sorprendere e arrestare questi 6 partigiani. 40 fascisti quindi fecero la strada principale che da Varzi arriva a Nivione, e gli altri 40 passarono da Castello, che è il paesino che vedete laggiù in fondo. Un distaccamento di fascisti quindi fece la salita di Nivione e fu sorpreso da un partigiano che stava facendo il servizio notturno. Un distaccamento di fascisti quindi fece la salita, e all'ingresso poi di Nivione fu raggiunto da una raffica sparata dal partigiano che stava facendo la guardia notturna.
svegliò gli altri suoi compagni e trovarono poi rifugio nel bosco, dove iniziarono a sparare. Il colonnello Fiorentini diede l'ordine a tutti i fascisti e loro trovarono rifugio qua dalla chiesa dove ci troviamo noi, quindi sull'altura di Nivione. Ecco qua la chiesa, giù dalla scaletta troviamo anche la canonica e quindi trovarono rifugio qui dalla chiesa. Il parroco di Nivione era Don Rino Cristiani da Bagnaria, che questa è poi un'altra storia che vi andremo a raccontare in seguito. I partigiani del distaccamento di Cella di Varzi e di Castellaro udirono quindi gli spari e si precipitarono quindi a Nivione per dare manforte ai loro compagni. Il primo ad arrivare fu Primo La Rossa, che iniziò a sparare dai boschi insieme a tutti gli altri. A questo punto il colonnello Felice Fiorentini diede l'ordine, ovvero di bruciare tutto il paese di Nivione, e furono anche arrestati due civili: Alfredo Pochintesta di anni 24, un ex alpino, venne trucidato a raffiche di mitraglia proprio all'ingresso del paese, e fu anche arrestato Serafino Centenaro, che venne poi portato a Varzi e ucciso all'inizio della strada che porta a Rosara. A Varzi, quindi, i fascisti, scornati e sconfitti, gridarono allo scandalo. Dissero che i partigiani che spararono erano 100, in realtà non erano più di 30, e dissero anche che sia il parroco, quindi Don Rino Cristiani, che i civili spararono. Felice Fiorentini poi si rivolse al popolo dicendo che sarebbero ritornati anche a Nivione per dare una punizione esemplare, sequestrando tutti i beni del paese. Il 9 di agosto poi ci furono i funerali di Alfredo Pochintesta e il corteo funebre partì appunto da Castello e per arrivare quindi al cimitero di Nivione. Il cimitero di Nivione lo vediamo proprio qua sotto, dove c'è ancora la tomba di Alfredo Pochintesta. I fascisti dalla torre di Varzi fecero una raffica sul corteo funebre e per fortuna non scappò il morto. Questo episodio però fece sì che l'odio aumentasse tra i civili, quindi gli abitanti di Nivione, e i fascisti. Ci vediamo quindi con la prossima puntata, dove vi andremo poi a svelare la terza storia. Dai Bataquers qua è tutto, vi salutiamo, ciao!